Hai presente quella sensazione che ti assale quando sei lì a scrutare i grafici e ore passate a leggere questi grafici che sembrano geroglifici impossibili da decifrare, cercando disperatamente di capire se quella dannatissima linea andrà su o giù? Notizie economiche che si contraddicono, consigli di esperti che sembrano più scommesse anziché strategie. E non importa quanto tu sia esperto, quando si cerca le aziende su cui posizionarsi, su cui investire, ci si sente sempre persi come in un enorme labirinto fatto di grafici, fatto di analisi, fatto di dati, bilanci, notizie. Insomma, ci si trova immersi in un marasma di informazioni dove l'unica cosa chiara è il nostro desiderio di trovare le opportunità giuste, però non si ha la minima idea da cui partire. E no, non perché non si hanno le basi, perché magari appunto si è degli esperti nel mondo degli investimenti. Il problema è andare a scremare tutti questi dati, perché veramente pieno di cose, e il lavoro più complesso nel mondo degli investimenti è quello che dovremmo fare, quello più importante è proprio cercare le aziende su cui posizionarsi, cercare i titoli, le azioni su cui andare a posizionarsi, e per farlo dobbiamo per forza di cose scremare il mercato secondo dei valori che abbiamo noi. Ed è proprio qui che ci sta il problema della maggior parte di investitori, che siano esperti o i meno esperti, anzi soprattutto i meno esperti, trovarsi catapultati all'interno di questo insieme, di questo oceano di informazioni, manda in confusione e fa perdere solo soldi. Mi ricordo ancora prima di fare questo grande salto, questo salto tecnologico, quando investivo mi mettevo lì a analizzare, scandagliare veramente il mercato, partivo dai portafogli dei grossi investitori, andavo a scremare delle aziende che mi interessavano, quindi andavo ad analizzarle, a studiarmi i bilanci, a cercare di capire se e come quelle aziende avrebbero potuto avere un futuro grosso, roseo, e quindi riportarmi effettivamente soldi. Poi andavo a cercare aziende simili, andavo a capire i competitor, andavo a fare uno studio enorme che veramente mi portava via mesi, ma non sto scherzando, letteralmente mesi, ore, giorni, settimane passate a scremare il mercato, poi analizzare, e le settimane diventavano mesi, e magari dopo 2 mesi di lavoro riuscivi a trovare sì e no 2-3 aziende su cui posizionarti. Questa era la mole di lavoro a cui ero soggetto per trovare appunto il dove posizionarmi. E attenzione, è giusto che sia così, come ho sempre detto, non bisogna dedicare il tempo al compravendi, ma dedicare il giusto tempo a trovare, scremare, avere quindi un'analisi approfondita delle aziende su cui abbiamo intenzione di posizionarci, e a monte bisogna trovare però quelle aziende. Prima tutta questa roba qui era manuale, mi portava via un sacco di tempo, adesso è come se avessi 1000 analisti che lavorano per me. Come faccio? Utilizzo in leva la tecnologia. Questa è la cosa più importante che dovresti comprendere. La tecnologia oggi è uno strumento che va implementato in quella che è la nostra analisi. E voglio sottolineare una cosa, non sto parlando di strategia, cioè utilizzo la tecnologia, mi dice lei che cosa fare e io guadagno. No, non è questo. Ti sto parlando di utilizzare la tecnologia in modo intelligente, andando a darle tutta quella serie di cose che dovremmo fare noi manualmente e che lei può farci così in un click. Oggi è totalmente cambiato il mio approccio al mercato, o meglio, il mio approccio allo studio del mercato, alla parte analitica. Quello che prima facevo in mesi, adesso sì e no in un giorno è fatto. Quindi questo mi permette di essere estremamente più veloce, estremamente più pronto per andare a colpire il mercato nel momento giusto, e soprattutto mi permette di godermi di più il tempo, perché ho molto più tempo libero, quindi tempo che posso sì dedicare magari a analizzare in un certo modo determinate azioni, ma tra poco ti mostrerò l'intero processo, e dall'altra parte però anche per divertirmi, svagarmi. Quindi bando alle ciance. In questo video che cosa vediamo? Vediamo qual è questa tecnologia che sto utilizzando e come mi ha totalmente svoltato il modo di approcciare gli investimenti. Ti mostro anche come utilizzare appieno questa tecnologia, che diventa un po' come fosse il tuo Warren Buffett lì sul comodino da interpellare quando vuoi. Poi ti mostro come monitorare i portafogli, ti mostro veramente il potenziale a 360 gradi, esattamente come utilizzo questa tecnologia, e soprattutto andiamo a creare un portafoglio insieme, così ti mostro l'esatto
processo. Quindi spegni le notifiche, mettiti comodo perché questo sarà un video bello denso ma estremamente importante. E partiamo subito dalla piattaforma di cui sto parlando. Ti sto parlando di Investing. Investing ha una sezione gratuita, tu puoi andare su Google, cercare investing.com e arriverai sul sito appunto di Investing, dove hai grafici, hai veramente una marea di robe, notizie, un sacco di cose. Per chi non conoscesse Investing, è tra i top 3 più grandi, più importanti, più frequentati portali al mondo dedicati agli investimenti. Quindi stiamo parlando di un colosso che ha accesso ed elabora veramente centinaia di migliaia di informazioni appunto di mercato. Che cosa hanno fatto? Hanno lanciato una versione a pagamento, cioè Investing Pro si chiama. Ora, come funziona? Io qua sotto ti lascio ovviamente il link di Investing Pro, ti si aprirà questa pagina, clicca qua, ottieni Stock Picks. Ora ti mostro così velocemente anche come ci si registra. Lui ti porta nel momento in cui clicchi direttamente alla registrazione. Hai con il mio link un 45% di sconto se prendi l'abbonamento di 2 anni, oppure un 37% di sconto se prendi l'abbonamento annuale. In più, come puoi vedere qui, avrai un ulteriore 15% di sconto in fase di registrazione. Vediamo due calcoli, perché io ti ho parlato di una tecnologia estremamente importante, estremamente utile e potente, ma vediamo anche il costo. Come puoi vedere stiamo parlando di un abbonamento ridicolo. Anche solo l'annuale ha un costo di neanche 10 euro al mese, cioè ti sto parlando di un qualcosa che costa 0,3 centesimi al giorno, cioè veramente meno di un caffè al giorno. Quindi non c'è veramente scusa. Se si vuole far sul serio veramente il mondo degli investimenti, a meno che non si voglia stare lì a perdere ore a fare tutto manualmente, abbiamo la tecnologia che ci dà una mano incredibile e tra poco ti mostro cosa vuol dire. Scegliamo per esempio il nostro piano annuale, sappi che basta il Pro, io utilizzo il Pro, non utilizzo il Pro Plus. Se vuoi il Pro Plus puoi prendere il Pro Plus, hai molta più roba, però per quella che è la mia operatività basta il Pro. Comunque qua sotto loro, come vedi, ti dicono tutto quello che c'è, in base a quello che fai puoi analizzare e vedere qual è la soluzione migliore per te. Io utilizzo il Pro, clicco abbonati adesso, ecco qua. A questo punto posso dire accedi con Google, oppure inserisco una email o metto l'Apple ID o Facebook, quello che vuoi. Una volta che ho fatto l'accesso, seleziono il metodo di pagamento. Posso usare Google Pay, posso usare Apple Pay, posso usare PayPal o posso usare una qualsiasi carta Visa o Mastercard. Come vedi ti metterà in automatico il mio codice Demasi Pro. Come vedi con questo codice hai 17 euro in questo caso di sconto ulteriori, quindi stiamo parlando di un ulteriore 15% di sconto. Quindi in totale pagherai 97 euro per il piano annuale e se fai 97,82 diviso 365, ecco qua che paghi 0,26 centesimi al giorno. Cioè tutta questa roba qui che ti sto per mostrare e che ti garantisco che è veramente potente per 0,26 centesimi al giorno. Quindi veramente nulla. Cioè chiunque investa in azioni e si muova sul mercato azionario deve secondo me avere questo strumento. Ora, io non sono uno che fa acquista vendi, sono uno che tende a holdare long term. Io sugli investimenti mi posiziono long term, ma nonostante ciò questa è un'ottima soluzione perché in ogni caso mi permette di analizzare più a fondo e meglio e più velocemente il mercato. Quindi non importa che tu sia un trader che fai tante operazioni al giorno o che tu sia un cassettista, se vogliamo, quindi un investitore long term come me, in entrambi i casi questa è una soluzione estremamente potente. Poi una volta comunque fatto tutto avrai il tasto ok, quindi gli dai l'ok e procedi con il pagamento. Nel caso in cui non ci fosse il codice tu puoi fare così, io ti mostro cosa succede, ecco qua, magari hai questa scritta, clicchi, inserisci il codice, clicchi qua, inserisci Demasi Pro e fai applica e voilà, e lui te lo va ad applicare, semplicissimo. Ora che abbiamo visto come ci si registra andiamo a vedere che cosa c'è dentro questa piattaforma per noi. Quindi partiamo subito dal nostro primo punto, cioè una panoramica di investing e vediamo come e quanto è potente nella gestione dei nostri portafogli. Eccoci qua siamo su investing.com, questa è la parte gratuita in realtà che tutti possono vedere, abbiamo analisi, abbiamo veramente un sacco di cose come puoi vedere, abbiamo però poi una parte a pagamento. Prima di entrare voglio mostrarti una cosa. Io posso andare sulla mia watch list, clicco e posso aggiungere i miei portafogli. Posso sia importare una watch list, quindi che cosa sto guardando, quindi titoli che sto analizzando, che sto guardando, sia azioni che ETF. Dall'altra parte posso andare anche a importare invece un intero portafoglio, quindi posso estrapolare i dati, portarli qua sopra con prezzo medio di acquisto, cioè veramente tutto, anzi te lo vado a mostrare. Io come vedi qua posso cliccare importa portafoglio e a questo punto watchlist o posizioni. Watchlist ti va a importare solo nome, il titolo quindi dell'azione che hai o ETF che hai,
leasing e basta. E a quel punto tu hai una watch list. D'altra parte invece le posizioni è quello che tu hai esattamente in portafoglio, quindi con prezzo medio e tutto quello che hai. Ora io in questo caso ho importato una watch list perché è stato un pochino macchinoso importare invece le posizioni esatte che ho da Trade Republic, però perché purtroppo loro non ti danno un CSV, ti danno un PDF banalissimo, incasinatissimo, quindi dovrai utilizzare magari ChatGPT o altre cose per cercare di estrapolare bene i dati, fare i calcoli dei prezzi medi, insomma è veramente un casino da quel punto di vista. Quindi ho importato semplicemente il mio portafoglio reale qua in watch list, però non con le posizioni, perché tanto per il lavoro che dobbiamo fare noi adesso basta e avanza già la watch list. Ora, una volta che abbiamo la mia watch list pronta, possiamo chiaramente dargli un nome, in questo caso è il portafoglio. Ecco qua, io qui ho tutti i titoli che ci sono all'interno del mio portafoglio. E possiamo già notare una cosa molto interessante. Abbiamo, nome, simbolo, l'ultimo prezzo, l'apertura, il massimo, il minimo, la variazione percentuale, tutto quello che vogliamo. Possiamo ovviamente andare a personalizzare se vogliamo mettere altre cose, quindi lettere, possiamo andare a sistemare con ulteriori dati. Possiamo anche vedere l'analisi fondamentale di ciascun titolo, quindi io per ogni titolo ho la capitalizzazione di mercato, i ricavi, i volumi medi, gli EPS, il rapporto prezzo utile. Come vedi estremamente comodo perché io in 2 secondi vedo tutto. Quello che non c'è sono ETF. Poi i beta, possiamo vedere i dividendi e il rendimento chiaramente per ciascun dividendo, quindi anche qui ho tutto. Poi posso andare alla sezione tecnica dove mi dice nel 15 minuti, nell'orario, o posso anche andare chiaramente a selezionare o posso mettere anche altre cose, tipo nel mensile io gli dico applica, mi dice ad esempio Wells Fargo compra, Visa compra, mi dà un range in base a che cosa? In base a tutta una serie di dati che tra poco vediamo, quindi è già molto interessante perché ci va a dare uno specchietto con già qualche piccolo consiglio dell'analista qua e là. Poi abbiamo la prestazione, quindi mi dice il giornaliero, il settimanale, il mensile, year to date, quindi dall'inizio anno ad adesso, nell'ultimo anno come è andata, negli ultimi 3 anni come sono andati questi titoli. Come vedi sono titoli che sono andati parecchio bene, quelli che ho attualmente in portafoglio. Abbiamo poi una sezione grafici se vogliamo, quindi possiamo andare ad avere il grafico di ciascuna azione, quindi ciascun titolo o ETF che ho in portafoglio. Ad esempio qua Wells Fargo, ora mi sta facendo vedere, io da qua posso cliccare il grafico che voglio, ma ecco qui che abbiamo anche una cosa molto interessante direttamente sul nostro grafico. Abbiamo qua una legenda dove ci dice N notizie, quindi se devono uscire notizie, il calendario economico, i dividendi quando sono, abbiamo poi se ci sono degli split azionari in visione, i pattern grafici, quindi per chi fa trading o anche i pattern grafici. Ad esempio, se adesso vado a chiudere, ovviamente posso mettere le candele, posso fare quello che voglio. Qui mi ha detto guarda, il giorno 7/2/2025 ha staccato un dividendo da 0,4. Fantastico, quindi io so anche quando sono i vari dividendi, vedi, tac tac tac, e a quanto ammontano. E poi come puoi vedere qui c'è un P sta per pattern grafico, quindi per chi fa trading, ora io vado a guardare qua, mi dice attenzione, c'è una doji star bearish. Cosa vuol dire? Che potenzialmente qui ci sarà un'inversione ribassista, quindi è facile, ci dice anche il livello di affidabilità media, alta, quindi quanto è probabile che si possa verificare effettivamente da qua uno scarico. Qui ce lo va a mostrare, quindi noi sappiamo che in questa fase, questo è per chi fa trading, potrebbe esserci uno scarico. Ora a me questa parte non interessa perché io mi posiziono long term. Altra cosa molto interessante è che nel momento in cui io creo il portafoglio lui mi va a filtrare le notizie economiche, quindi io qui ho per tutti i miei titoli in portafoglio tutte le notizie. Quindi ho il dividendo di, per esempio, Nvidia, ho tutta la parte della crescita AI, o Walmart, poi recessione dei mercati, questo in generale, le azioni della settimana, quindi qua è collegato a S&P 500, tutta un'altra roba. Poi continua a leggere, vai a vedere tutto. Poi ci sono le analisi dei vari portafogli, c'è veramente un sacco di cose e queste sono ovviamente delle funzionalità estremamente interessanti. Ora, come puoi vedere qua mi compare anche un banner e questo banner è quello che poi ci proietta dentro Investing Pro. Queste cose che abbiamo visto le vediamo tendenzialmente in tutto, sto pezzo, le vediamo tendenzialmente in Investing. C'è però una versione Pro. Come vedi nella versione Pro mi dice già guarda che hai 8 titoli che sono attualmente sopravvalutati nel tuo portafoglio, invece 14 che sono sottovalutati. Io allora clicco vedi dettagli ed ecco che entriamo dentro Investing Pro ed è qui che ci si diverte veramente, è un parco giochi. Per chi vuole investire in azioni ETF è un parco giochi e ti spoilerò che presto all'interno di questa funzionalità qua ci saranno anche le
cripto, quindi assolutamente fighissimo. Ecco qua abbiamo il nostro portafoglio, abbiamo la nostra watch list, guarda quanto andiamo molto più nel dettaglio rispetto a quei dati che abbiamo visto prima, rispetto quindi a quei dati che hanno tutti. Io ho per esempio il prezzo attuale e ok, ho il fair value calcolato da Investing Pro. Cosa vuol dire? Quello che dovrebbe essere il prezzo reale, tra virgolette, quindi il valore reale di questa azione. A quel punto mi dice guarda, questo è il valore reale, il valore attuale però è questo, quindi vuol dire che attualmente, secondo Investing, il titolo è sopravvalutato. Poi mi dà il fair value secondo gli analisti è questo, quindi 0,63, il prezzo attuale è 0,61, allora è fair, vuol dire siamo lì, è più o meno il prezzo di mercato. Poi ci dice l'etichetta globale, quindi che tipo di realtà è globalmente, se è un qualcosa di buono, se fa schifo, quindi un'azienda da non tenere in considerazione, e poi tutto il resto dei dati. Abbiamo chiaramente il prezzo vendite negli ultimi 12 mesi, quindi il rapporto appunto prezzo vendite fatte, abbiamo il rapporto ovviamente classico, tolgo qua prezzo utile, abbiamo i vari rendimenti di dividendi, i dividendi per azione, gli indici di forza relativa, abbiamo il valore dell'impresa dove viene calcolato, il debito totale sul capitale, le azioni flottanti. Io posso comunque andare anche ad aggiungere altre cose. Abbiamo poi per esempio Xiaomi mi dice guarda, prezzo attuale 6,15, il valore secondo Investing è 5,37, quindi siamo più o meno lì, siamo nell'intorno. Invece per gli analisti dovrebbe essere 8,15, quindi per gli analisti sei sottovalutato. Cosa posso fare io per esempio? Posso vedere esempio BYD, ho questo prezzo, sia Investing sia gli analisti mi danno un sottovalutato, quindi questo può essere un ottimo segnale per posizionarsi per esempio. Poi di nuovo rendimenti, di nuovo rapporto prezzi utili, rapporto vendite, tutta questa roba qui. Poi ovviamente guarda un po' tu tutto bene, poi tutti questi dati qui ovviamente poi vai ad analizzare tu con calma, te li guardi una volta che ti sei abbonato e vedi un attimo come muoversi. Io ora ti mostro una panoramica e poi invece entriamo un po' più nel dettaglio. Hai poi una sezione rischio, qui hai per esempio il rischio, quindi il beta a 5 anni, cioè la percentuale di rischio, quindi la percentuale di crollo potenziale del titolo. Ad esempio nel caso di GameStop potrebbe scendere di meno 0,41, Alibaba positivo di 0,23, 0,24 e così via. Poi debito capitale e tutti i vari dati. Hai poi i ritorni, quindi hai il prezzo attuale, la variazione di prezzo in termini percentuali, il ritorno totale rispetto il prezzo dall'inizio e così via. Hai l'efficienza, quindi qua ti dà il margine dei profitti lordi, il margine di reddito operativo. Ad esempio vediamo aziende come Agricultural Bank ha un margine operativo di un 55%, se vado su Xiaomi di un 6%, BYD Electric un 2,2%, se poi vado giù in grosse aziende tipo, mettiamo 100 righe così le vediamo tutte, anzi clicco sopra così li vado a filtrare per i migliori, no, ecco io ad esempio vedo che Amazon ha complessivamente un 10%, vedo che scorrendo possiamo andare ai migliori, posso anche filtrare qua i migliori, ad esempio Mastercard ha un 58%, Visa un 66%, Nvidia un 62%, abbiamo poi per esempio Microsoft un 45%, abbiamo per esempio un VeriSign a 68%, poi qua ci sono gli ETF, abbiamo per esempio Coca-Cola un 30%, quindi qua che cosa ho? Ho delle aziende che hanno un margine importante, quindi fatturano per esempio 100, tengono 30 in cassa, un 30%. Questi sono business grossi, business che potenzialmente hanno utili per andare avanti e che quindi è estremamente interessante avere in portafoglio. Chiaramente bisogna andare ad analizzare sempre. Abbiamo poi le proiezioni, quindi ci fa fare delle previsioni di utili, previsioni redditi netti, quindi io ho una previsione di dove potrebbe andare l'azienda che ho messo nella mia watch list o quello che è il mio portafoglio. Io ad esempio ho una previsione utili di Domino's Pizza a 4,9 miliardi, oppure andiamoci a prendere un che ne so Alphabet a 387, poi la previsione di redditi netti 115, poi previsione, eccolo qua, previsioni margine reddito netto 29,8%, previsione crescita di utili per azione un 18,3%, quindi io qua ho un'idea di dove potrebbe andare questa azienda, quindi di quanto potrebbe crescere. E poi la salute qua mi dice l'etichetta globale, quindi in generale come Alphabet
asset, ha un'ottima salute. Poi il flusso di cassa, ottimo, quindi ha un ottimo flusso di cassa rispetto a quello che è il fatturato. Fattura X a Y, ti va a fare il calcolo di questo flusso di cassa, ti dice ok, è un ottimo flusso di cassa. Etichetta di crescita, quindi quanto cresce, come cresce, ottimo. Etichetta del profitto, eccellente. Google, così come Visa, così come anche Mastercard, così come Amazon e altri grossi business come Meta per esempio, hanno un ottimo rapporto di margine rispetto a quello che è il fatturato. Di conseguenza il profitto è buono. Poi valore relativo giusto, quindi il valore anche attuale azionario rispetto chiaramente tutto il resto. Etichetta dello slancio del prezzo, in questo caso buona, e poi ti dà il punteggio, che è praticamente questa roba qui fatta in punti. Ecco, questo è quello che hai di base all'interno di Investing Pro. Come vedi, io ho già una visione molto più interessante e molto più semplice, no? E accattivante di quello che è il mio portafoglio. Esempio, guardo Nike per esempio, tac, vedo che più o meno il valore è quello del mercato, vedo che secondo gli analisti è sottovalutato, voglio capirci qualcosa in più, posso andare a vedermi il rischio, i ritorni, l'efficienza e tutto il resto, e posso andare a vedermi tutto. Quindi ho i dati di borsa, se vado giù mi mostra, e anche qui è una cosa estremamente interessante, qui mi va a mostrare velocemente, in base agli ultimi report, tutta una serie di pro e contro ora su questo titolo. Ad esempio, ha alzato i dividendi per 23 anni consecutivi, questo è un ottimo punto. Gli analisti anticipano però un calo delle vendite nell'anno in corso. Aia, qui c'è una red flag. Poi è un attore prominente del settore tessile, abbigliamento e beni di lusso, ottimo. Previsto calo del reddito netto quest'anno, ok. Il flusso di cassa può coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi, ok. Quindi a livello finanziario l'azienda è ok in questo momento. Mantiene il pagamento dei dividendi da 42 anni consecutivi, ottimo. Gli asset liquidi hanno superato le obbligazioni a breve termine, fantastico. Quindi anche in questo caso la salute dell'azienda è buona, i debiti sono copribili. Opera con un livello moderato di debito, quindi si sta indebitando in questa fase. Questa qua potrebbe essere una red flag. I prezzi sono scesi significativamente negli ultimi 3 mesi, le azioni hanno preso un duro colpo negli ultimi 6 mesi, scambiata a un price book elevato, quindi tutte queste cose qui sono assolutamente negative, però gli analisti prevedono un profitto per la società quest'anno ed è redditizio negli ultimi 12 mesi. Ok, qui vediamo la performance, quindi uno stato finanziario è discreto attualmente, noi dovremmo cercare di tenerci su questa roba qui, però in queste fasi si potrebbero andare a pescare dei business interessanti. Ad esempio Nike è nel mio portafoglio. Perché? Perché si trova in una situazione discreta, appunto, però come vedi qua è comunque un grosso business. Ovviamente nessuno è troppo grande per fallire, ok? Quindi mettiamoci in testa anche questa cosa qui. Vediamo i rendimenti. Nell'ultimo anno Nike si trova a un meno 37%. Negli ultimi 5 anni si trova ad un meno 28%. Se vado a vedere gli ultimi 10 anni, vediamo che rispetto il picco a 161 attualmente si trova a 63, quindi è ben scontato. È un'azienda relativamente grossa che ha del potenziale e che potrebbe effettivamente spingere. Quindi poi qua ci sono tutti i vari altri dati. Abbiamo poi le notizie, tutte le notizie relative appunto all'asset o anche le analisi. Quindi qua abbiamo tutte le analisi dei vari investor che guardano, analizzano e vedono appunto come Nike. Abbiamo poi il calendario dei dividendi, quindi vediamo immediatamente il rendimento dei dividendi è circa un 2,78%, i pagamenti annuali, il payout ratio, quindi siamo a un 50,33%, la serie di crescita nei 23 anni e vediamo poi l'elenco di tutti i dividendi, quindi quanto sono stati, a quanto hanno ammontato, la quantità. Qui ci dice quando sono disponibili i prossimi dividendi, quindi nel momento in cui vengono annunciati a me arrivano qui, e qua ci mostra la cronologia dei payout. Noi vediamo negli ultimi 3 anni il payout è stato questo, è stato comunque in crescita, negli ultimi 5 anni idem, negli ultimi 10 anni il payout è andato sempre a crescere, quindi questo è un ottimo dato perché ci sta a mostrare che cosa? Ci sta a mostrare che comunque anche se l'azienda ha avuto problemi, i payout sono comunque andati a crescere. Ovviamente bisogna poi andare a guardare, qui c'è la cronologia dei rendimenti dei dividendi, bisogna andare chiaramente a vedere poi quanto sia sostenibile. Per farlo possiamo andare negli utili, quindi andare a vedere tutto quello che sono gli utili, e qua molto figo anche, ci mostra non solo gli utili effettivi, ci mostra le stime, ci mostra che cosa è successo, quindi qual è stata la reazione dei prezzi dopo i guadagni, quindi come ha scontato anche il mercato le varie notizie, ci mostra poi il bilancio ed è qui che noi possiamo andare a guardare, a filtrare bene tutti i vari dati importanti. Quindi abbiamo il conto economico, io su come leggere un bilancio ho tra l'altro fatto un video
video, te lo lascio poi qua sotto. Io da qua posso andare a selezionarmi e vedere il conto economico, per esempio, quindi vedo i ricavi. Posso anche dire, guarda, io voglio vedermi i ricavi degli ultimi 10 anni, e quindi lui ti mette i ricavi degli ultimi 10 anni, degli ultimi 3 anni, degli ultimi 5 anni. Voglio vederlo in miliardi, voglio vederlo in milioni, poi voglio mettere l'anno fiscale, semestri, trimestri, qui ti puoi decidere tutto tu. Hai il conto economico, lo stato patrimoniale, quindi che cos'è lo stato patrimoniale? Hai la liquidità, quindi quanto hanno in cassa e come si è mossa questa liquidità. Se tu vai a vedere il grafico ti va a mostrare più o meno è rimasta sempre uguale. Hai poi gli asset totali, le passività, quindi qua puoi vedere anche il debito, di cui a lungo termine c'è questo, poi c'è il leasing di capitale, quindi il totale delle passività, le azioni ordinarie, il capitale sociale, il totale del patrimonio netto, e c'è veramente tutto. Ci sono poi le previsioni, abbiamo detto, i rapporti di valutazione. Nel conto economico invece hai banalmente i ricavi, quindi quanto hanno ricavato, e vediamo che sono leggermente in aumento, ma comunque simili a tutto il periodo di questi 5 anni. Qua sotto ti dà anche la percentuale, vedi c'è stato un ricavo leggermente più basso nel 2024, comunque c'è stato questo rispetto l'anno precedente. Abbiamo poi il costo del venduto, l'utile lordo, vediamo interessante il margine sui profitti che è in crescita e rispetto all'anno scorso, anche questo è ottimo. Abbiamo poi le spese, abbiamo poi il reddito netto agli azionisti, abbiamo veramente tutto. Questo è per mostrarti quanto sia interessante e potente questa soluzione, e tu immagina come sia veramente utile per andare a scremare dati e quindi fare un'analisi molto più efficace. E proprio a proposito di scremare i dati, ora ti mostro proprio come si fa. Ultima cosa, io ho Nike, voglio confrontare, posso anche andare a vedere gli altri player del settore e come è posizionato lui rispetto ai competitor ovviamente di riferimento. Eccolo qua, ora come competitor mi ha messo questi qui. Io posso vedere Nike come è piazzata, quanto prende di mercato, posso vedere anche lo storico dei risultati di Nike e tutti gli altri, in modo da poter confrontare anche quello che è il SP500, quindi come è andata rispetto all'SP500, come è andata rispetto al benchmark e comunque tutte le altre appunto realtà. E anche in questo caso abbiamo sempre il FAIR, tutte queste cose qui che sono estremamente interessanti. Andiamo a questo punto a vedere nel pratico come ci si potrebbe muovere. Potremmo dividere il tutto, per rendere le cose più semplici, in step. Il primo step è cercare delle azioni delle aziende su cui posizionarsi. Possiamo farlo utilizzando o il PropX AI, che è una soluzione di investing che ci dà, in base a quelli che sono i mercati su cui vogliamo posizionarci, un paniere di azioni. Esempio, io posso andare ai mercati e scegliere Canada, Italia, Corea del Sud, Stati Uniti, Cina. Facciamo finta di voler prendere gli Stati Uniti e gli posso dare un focus, cioè voglio un indice, settore, valore, profitto, cosa voglio mettere, piccola capitalizzazione, fondo. In base a quello lui mi va a filtrare e qua mi dà qualche suggerimento. Ad esempio c'è un batti l'SP500. Questo portafoglio qua io posso dirgli guarda, fammi vedere che cosa c'è dentro. Lui me lo va a mostrare. Come funziona? Praticamente lui mi sta andando a filtrare tramite i suoi dati, quindi tramite il suo database. L'AI va a filtrare in base a quello che io gli sto dando come input e mi va a restituire qualcosa, e in base a quello me lo va a confrontare anche con i rendimenti, quindi i rendimenti del passato, in modo che io possa avere un'idea di massima di come è andato questo portafoglio nel passato e farmi un'idea di come potrebbe andare anche in futuro. Ad esempio in questo caso vediamo, qui sono tutte le aziende, è praticamente un SP20, quindi vuol dire ci sono 20 azioni che sono queste qua che mi è andato a selezionare. Abbiamo una simulazione in termini percentuali. Nell'ultimo anno questo portafoglio, come possiamo vedere qui, non ha battuto l'SP500. L'SP500 nell'ultimo anno ha fatto un più 5,4%, mentre questo qui ha fatto un meno 3,9%, quindi è in perdita. Ora se andiamo invece a vedere nel 5 anni, vediamo che nel 5 anni questo portafoglio ha battuto l'SP500, ha fatto l'SP500 un 71%, questo qui ha fatto un 160%. Se andiamo invece nel 10 anni, vediamo che ha enormemente battuto l'SP500, quindi parliamo di un 287% dell'SP500, mentre questo qui ha fatto un più 1035%.
A questo punto cosa posso fare? Posso andare a vedermi per ciascun titolo, di nuovo panoramica, bilancio, dividendi, utile, posso andare a inserire tutti questi titoli qua nella mia watch list e quindi andare a vedere quello che stavo vedendo prima sul mio portafoglio. Posso vedere poi le varie azioni, quindi performance di prezzi precedenti, quindi come stanno andando, posso vedere le notizie, posso vedere veramente tutto. Posso anche vedere le ricerche pro, per esempio. Andiamo per esempio a prendere Electronic Arts, ricerche pro, ed ecco qua che mi va a aprire un documento con tutti gli indicatori chiave, il grafico a 5 anni come si è mosso, il riassunto esecutivo dove mi spiega in italiano facile è comprensibile bene o male da tutti che cosa fanno, la solidità, quali sono i titoli per esempio. Ora Electronic Arts fa videogame, abbiamo per esempio Battlefield, The Sims, Apex, Dragon Age, poi tutta la parte di EA Sports, quindi qua mi va a dire che cosa fanno, quali sono i rendimenti attesi. Se io vado poi giù mi mostra anche la valutazione, mi va a mostrare le proiezioni degli analisti, gli ultimi rating, mi va a mostrare anche qua i dati finanziari, come sono andati, il revenue, c'è veramente tutto. Io da qua, come vedi, in 2 secondi ho una visione di quel business lì, un occhio su quel business. Poi ho il caso rialzista, caso ribassista, che cosa succede in una determinata condizione rispetto che un'altra, quindi che cosa monitorare. Poi ulteriori indicazioni degli analisti, anche qui un'analisi SWOT dove mi mostra i punti di forza, i punti di debolezza, le minacce, le opportunità e su questo i pro tip, quindi i pro e i contro di questo titolo. Poi ancora ci va a mostrare il sommario tecnico, in questo caso in strong buy per esempio, quindi i modelli che ha utilizzato, gli indicatori, metriche di mercato, anche qui presentazione degli utili nel Q2 del 2025, di nuovo punti forza rialzisti, punti ribassisti, poi ancora tutte le varie notizie principali. Hai praticamente un report in 10 pagine dove c'è tutto. Ora obiettivamente questo che cosa fa? Questo ci permette di filtrare ancora una volta enormemente tutto. Io vedo queste azioni, per ognuna vado a prendere, a farmi delle ricerche, quindi vado a aprirmi per esempio questo grafico che ti ho mostrato, vado a selezionarmi i punti e poi vado a scegliere quali di queste mettere in portafoglio. Quindi non ti sto dicendo di prendere ciecamente quello che la I ti suggerisce e metterlo in portafoglio. No, ti sto dicendo di analizzare a partire da quello che ti ha fornito. Quindi andare a fare una scrematura e puoi farla, attenzione, come ho detto, tramite AI, quindi andando a guardare che cosa la I ci suggerisce, quindi il portafoglio che ci va a mostrare, ma possiamo anche farlo, ed è la cosa che a me piace di più, non tramite AI ma tramite la sezione idee. Nella sezione idee che cosa ho io? Ho i portafogli di tutti i big investor, quindi ho un Ray Dalio, ho un Warren Buffett, ho Bill Gates, ho veramente tutti. Posso anche andare qui e mettere per esempio Bill, ecco qua, voglio andare a cercarmi Bill Ackman e lui mi va a mostrare il portafoglio di Bill Ackman, quindi mi va a dire i fill recenti se voglio andare a vedere il report alla SEC con tutto quello che ha in portafoglio. Scorro giù, posso vedere gli holding, quindi di nuovo Brooksfield, Alphabet, Nike e così via. Vedo anche insomma il suo holding in modo visivo, grafico. Ho la concentrazione per settore, quindi può dire per industria, per settore, per gruppo di settori. In questo caso vediamo hotel, ristoranti, tempo libero un 34%, media e servizi intrattenitivi un 17%, mercati dei capitali un 15,9%, gestione e sviluppo immobiliare 12,6%, tessile 11%, trasporti via terra 8,5%. Quindi mi va a dire anche che peso dà a ciascun settore. Ho poi i vari filling, quindi quello che abbiamo detto poco fa. Posso anche vedere come è andato, per esempio. Vediamo dall'inizio ad oggi è a più 3.351%, nell'ultimo anno ha fatto un 17%, negli ultimi 3 anni un 21%, negli ultimi 5 un 91%, ci dice le variazioni. Io posso cliccare copia nella watch list e che cosa fa? Me lo va a inserire in quella che è la mia watch list, quindi io posso andare a prendermi ciascun big investor, andare a copiarmi i loro titoli nella watch list e creare un portafoglio globale basandomi su quello, per esempio. Poi ho le varie operazioni in sintesi, come puoi vedere. Ho ad esempio Brooksfield, mi dice sopravvalutato, qua è sottovalutato, quindi nuovo il classico valore che abbiamo prima, dove possiamo mettere il rischio, possiamo mettere le proiezioni, quindi che cosa ci possiamo aspettare e così via. E io posso fare questo per tutti i vari investitori, come può essere un Warren Buffett e tutti appunto i vari investitori. Posso poi utilizzare i filtri, ad esempio il ritorno a un anno. Io voglio che il ritorno a un anno sia, ad esempio,
esempio questo qui, il numero di posizioni, voglio solo portafogli che abbiano massimo 40 posizioni e allora mi va a mostrare solo i portafogli che hanno poche partecipazioni, esempio un Monish Pabrai che ne ha 2, ovviamente Warren Buffett 38, Bill Gates 24, ci ha tolto in questo caso Ray Dalio che ne ha più di 500, quindi come vedi ci va a sistemare, a filtrare e abbiamo veramente un sacco di roba, veramente un sacco di cose. Poi lasciamo adesso il filtro massimo, abbiamo anche il turnover, possiamo anche scegliere che tipo di investitore, quindi investitori miliardari, investitori attivi, consulenti, banche, broker, cioè se io metto banche, qua mi usciranno i portafogli per esempio di Texas Capital, abbiamo poi, vediamo, Simmons Bank, abbiamo un sacco di banche. Se io invece voglio mettere per esempio fondo Edge, ed ecco qua che mi esce Ray Dalio, Ferguson, Peltz, Smith, Monish, abbiamo il Farallon, abbiamo Lee, abbiamo Rothschild, l'Himalaya Capital, lo Squadra Investment e così via. Quindi abbiamo tutti i vari, eccoli qua, fondi Edge, poi abbiamo i trust, quindi abbiamo veramente tutto. Possiamo anche focalizzarci per settore, ad esempio voglio servizi di comunicazione, quindi vado a dire che cosa voglio vedere ed ecco qua che mi dà tutto filtrato in questa nicchia qui. Se gli dico per esempio mettiamo energetici, eccoli qua e così via. Quindi va a cercarmi, come dice qua, portafogli con una concentrazione di azioni maggiore del 30% in determinati ambiti, in determinati settori. Se vado in industriali per esempio, eccoli qua, abbiamo Bill Gates. Se io invece vado in informatica, eccoli qua, che ce ne escono altri. Quindi a seconda di che cosa scelgo ho tutta una serie di portafogli. Personalmente a me piace molto di più operare così piuttosto che andare a utilizzare i ProPix, che comunque sono estremamente interessanti, che si possono utilizzare. Io preferisco partire dai portafogli dei big e andare poi da lì a filtrarmi quelli che sono i dati per crearmi poi il mio portafoglio. Quindi partire da posizioni comuni sui grossi investitori e portare tutto nella mia watch list. Ora io ti mostro chiaramente il mio portafoglio già costruito, che ho costruito proprio facendo così, e ora che ce l'ho qui vado su Warren AI. Ti vado a mostrare un'altra funzione estremamente interessante di investing, che è appunto il tuo Warren tascabile, portatile. Infatti loro hanno creato una sorta di ChatGPT che però ha accesso a tutti i dati di investing. Io quindi qua posso dirgli per esempio se mi fa un'analisi della mia watch list. Quindi io voglio vedere, clicco analisi watch list, posso anche direttamente chiedere, lui mi dà già delle funzioni come vedi: prestability, utili fondamentali, notizie, screener, suggerimenti tecnici. Io voglio un'analisi, confronto e valutazione, strategie di diversificazione, aggiornamento watch list, analisi del rischio, notizie in evidenza. Io voglio che mi dia per esempio un'analisi rischio rendimento della mia watch list, quindi del mio portafoglio. Eccolo qua, ora mi sta analizzando tutto e mi andrà a restituire dei dati. Eccolo qua. Seleziono la watch list, procedi, occhio che hai 500, come puoi vedere qui, richieste mensili. Quindi ogni mese avrai 500 richieste che puoi fare in questa soluzione qui. Quindi sii molto cauto nello scegliere le richieste perché vai in fretta a consumarle. Quindi interpella Warren solo per cose veramente utili, che è un po' come faresti anche nella realtà. Non è che prendi, telefoni a Warren e dici ascolta, mi dici se devo comprare Nike o no. No, ecco, quella roba lì non si fa, contatti solo quando effettivamente c'è qualcosa di utile. Eccolo qui, tac. Ora mi sta facendo un'analisi del portafoglio rischio-rendimento di tutto il mio intero portafoglio. Ecco qua mi ha messo le migliori performance per rapporto rischio-rendimento. Ad esempio mi ha messo un alto rendimento atteso, un più 27,9% per Meta, con un beta moderato, un 1,28. Quindi mi va a vedere di quanto potrebbe calare e quanto invece potrebbe andare bene. Ed ecco qui abbiamo per esempio il VeriSign, mi ha messo buono, mi dice il rendimento a un anno più 55%, mi dice la volatilità, il rendimento atteso e il rapporto di rischio. Quindi mi va a dare tutte queste funzionalità qua che sono interessanti. Vedi, mi permette in 2 secondi di analizzare il mio portafoglio. Poi mi dà un'analisi dettagliata per categoria, quindi misurando volatilità e stabilità, e anche qui è veramente semplice da comprendere. Rendimenti e valutazioni, quindi ancora una volta anche questa parte qui, osservazioni chiave sui rendimenti e azioni. Ad esempio JD ha il maggior potenziale di crescita, parliamo di un più 68% con un PE di 8,3. JD è JD.com, un e-commerce sostanzialmente enorme cinese. Mi sono esposto particolarmente sulla Cina. Abbiamo poi ad esempio Ally Financial, abbiamo poi analisi per settore,
quindi finanziari, tecnologia, e mi va a mettere quello che io ho a livello tecnologia, retail, media. Poi conclusione e raccomandazioni, mi dice miglior bilanciamento rischio-rendimento sono queste, opportunità di valore, quindi questo ha un buon rapporto rischio-rendimento, quindi può essere una buona base di partenza, di costruzione per il portafoglio. Poi opportunità di valore, tac. Quindi queste qua sono quelle che potenzialmente ti possono dare un bel boost. Abbiamo poi, scorrendo, qualche considerazione sulla diversificazione. Lui mi dice, esempio, aumenta l'esposizione a settori difensivi come KR, quindi parliamo, eccolo qua, del retail, sezione retail. Poi mi dice valuta l'aggiunta di ETF per diversificare, bilancia meglio tra titoli grow come Meta e Google e value come KR e Ellie. E poi mi dice, vabbè, il disclaimer classico. Ora io vorrei per esempio dirgli grazie, contando che questo portafoglio l'ho costruito nel 2022. Facciamo finta nel dicembre 2022. Riesci a calcolarmi la rendita fino ad oggi e fare una proiezione per i prossimi 5 anni? Vediamo un po' cosa ci dice. Eccoci qua. Ora ci fa tutte le analisi. Il portafoglio è sempre questo qui, procedi. Ok, cioè quanto è più comodo utilizzare questa tecnologia qua, queste cose per operare. Allora, cosa mi dice? Mi spiace, ma non riesco a calcolare la rendita del tuo portafoglio al dicembre senza avere informazioni specifiche sui titoli che la compongono. Ok. Allora, quali titoli? Titoli sono quelli nella watch list. Quante azioni ho acquistato? Ho acquistato 5 azioni l'una. Non è vero, in realtà sono diverse, però è giusto per avere un'idea. Facendo finta di aver acquistato 5 azioni l'una. Il prezzo è quello inventiamoci un giorno, tipo il 5 dicembre 2022. E poi non ho fatto più operazioni. Vediamo se così riesce. Dovrebbe riuscire ad andare a pescare i dati direttamente da investing, quindi filtrarli e darmi il prezzo di ciascuno contando il numero di azioni, e mi dà un valore, teoricamente dovrebbe restituirmi un valore per ciascuna azione. Da lì poi mi dice di quanto è cresciuto e mi dà poi una previsione potenziale di rendimento, di crescita di questo portafoglio. Ora, ovviamente sto facendo questo lavoro qui perché non gli ho dato già i titoli con tutto, prezzo medio e tutta la roba varia, gli ho solo dato una watch list. Se invece io gli avessi caricato l'esatto contenuto del mio portafoglio con prezzo medio d'acquisto e tutto il resto, allora chiaramente questo passo si sarebbe potuto saltare. Eccolo qua, panoramica delle performance, vincitori, perdenti. Ecco qua, quella che mi ha fatto peggio è stato Bank of America, mi ha fatto un più 7,5%, MicroStrategy più 187%, analisi dettagliata, Alibaba mi ha fatto un più 62%, poi abbiamo MicroStrategy 187%, mi dice anche attenzione, la crescita è stata impressionante ma l'EBITDA è negativo, la performance è correlata al prezzo di Bitcoin, mi dice anche tutte queste cose qui, Nvidia più 26%, eccetera eccetera. Considerazioni, raccomandazioni, ok, ora gli dico perfetto, puoi darmi una proiezione a 5 anni per questo portafoglio, di quanto potrebbe crescere in termini percentuali. Questo è giusto per giocare un po' insieme, niente di particolare. Ovviamente qui dovremmo utilizzare Warren AI per andare ad analizzare bene determinate cose che non riusciamo a fare tramite i grafici che abbiamo visto prima. Quindi se vogliamo andare ulteriormente a fondo, allora interpelliamo Warren AI, altrimenti no, non ha senso. Cioè, ad esempio, queste cose che sto chiedendo le si trova già nella watch list, già in tutte le altre funzionalità qua di Investing Pro. Però volevo mostrarti anche come funziona quest'altra parte che è estremamente interessante e utile secondo me. Eccolo qua. Il tuo portafoglio ha un potenziale di crescita significativo, ma con notevoli differenze tra i singoli titoli. Ad esempio, Baba mi dice, quindi Alibaba, un più 48% potenzialmente. Previsioni queste e così via, quindi mi dà tutte le varie previsioni per ogni titolo. Considerando il peso uguale ai titoli, 5 azioni ciascuna, una proiezione ragionevole a 5 anni potrebbe essere scenario conservativo più 40-60% complessivo. Presupponendo un rallentamento economico e compressione dei multipli, BAC e BABA sono le aspettative,
MSTR, quindi MicroStrategy volatile. Scenario base un 70-100%, complessivo sempre. Scenario, e mi dice allora crescita in linea con le previsioni degli analisti, eccetera. Scenario ottimistico un 120-150%, con Nvidia e Meta che superano le aspettative nel settore AI. MicroStrategy beneficia di forte apprezzamento di Bitcoin e Baba risolve sfide normative, migliora monetizzazione e così via. Poi qua mi fa tutto il disclaimer e qua mi mostra il potenziale di crescita secondo gli analisti, quindi in termini grafici, di questi titoli qua. Ovviamente non mi ha preso tutti i titoli, mi ha preso i titoli principali, che sono quelli che dovrebbero potenzialmente spingere di più il portafoglio. D'altra parte mi è andato a calcolare questi rendimenti sull'intero portafoglio, ovviamente, quello che gli ho dato io, la watchlist che gli ho dato. Poi mi dà ancora i dati. Ok, quindi stiamo parlando di in scenario positivo fai il top e il peggio. Il peggio è un 40%, su 5 anni significa meno del 10% annuale, che non è buono perché l'inflazione reale sta sul 10%, quindi dobbiamo per forza battere questo livello. Nello scenario invece più roseo siamo a un 150% diviso 5 fa un 30% annuale, quindi questo è lo scenario ultra roseo, questo è lo scenario peggiore, quindi non riuscire a proteggersi dall'inflazione. Ora io gli posso chiedere cosa dovrei fare per migliorare le performance in caso conservativo. Vorrei avere almeno un 13%, anzi facciamo un 14% annuale. Ovviamente questa è una domanda stupida da fare, però proviamo, vediamo che cosa ci restituisce questa I come feedback. Ecco qua. E qui mi sta andando a dare alcune aziende da considerare. Quindi alcune aziende che io posso andare a guardare da inserire nel portafoglio. Qui vediamo per esempio questa qui che ha avuto una crescita impressionante con zero debito, sottovalutata con forte potenziale di crescita, debito minimo e buona redditività, ROE eccezionale ma strutture di capitale da monitorare. Questa qua per esempio, io adesso posso anche far così, aprirla e andare a guardarmela, facciamo apri un'altra scheda così ce la guardiamo. Strategie. Eccolo qua, ribilanciamento settoriale, gestione rischio, allocazione ottimizzata, 60% in posizioni core, quindi aziende con un ROE superiore al 25% e crescita stabile, 25% in opportunità di crescita, aziende sottovalutate con forte upside, 15% in posizioni speculative, ma solo quelle con il miglior rapporto rischio-rendimento. E anche qui sono tutti i dati che noi possiamo andare poi a pescarci. Vediamo per esempio Calm, eccola, me l'è andata ad aprire, io qua vedo che cos'è, beni di consumo, vedo come sta andando, vedo anche le statistiche che sono estremamente interessanti, posso andare a vedere negli ultimi 10 anni come è andata, nell'ultimo anno ha fatto un più 73%, ottimo, che ha un ottimo rendimento per gli analisti nonostante performance negative e così via, vedo i vari dati, quello che abbiamo fatto prima praticamente, posso vedere i dividendi, posso vedere le notizie per capire cosa succede, posso vedere il bilancio, eccolo qua, vediamo che i ricavi in realtà sono stati in perdita rispetto all'anno scorso, che erano in crescita, quindi ha avuto, come possiamo vedere qua, un bel calo. Se io voglio vedermi invece lo stato patrimoniale per capire il debito, liquidità ed equivalenti hanno una buona liquidità, se io vado invece nelle passività vediamo che sono alte ma neanche troppo, però non c'è debito. Questo è estremamente interessante, cioè le passività che abbiamo qua sono spese prevalentemente e altre passività. Qui bisognerebbe andare sul sito direttamente dell'azienda, nella sezione investor e vedere poi esattamente a che cosa corrispondono queste passività, però vediamo che ha delle passività relativamente piccole rispetto al capitale, che non sono però passività che arrivano da debito, quindi ottimo, è un'azienda che sostanzialmente sta fatturando, sta andando benino, vediamo in miliardi, parliamo di 2 miliardi di ricavi nell'ultimo anno, non è stato male, quindi qua si potrebbe poi andare a vedere, dare un'occhiata, vedere chi sono, vedere bene che cosa fanno. Ecco qua ci dice anche cosa fanno. Insieme alle sue controllate produce, classifica, confeziona, commercializza e distribuisce uova in guscio, quindi fanno uova sostanzialmente. E voilà, quindi come vedi possiamo andare a costruirci dei portafogli, crearci
quindi delle watch list, partendo o dai portafogli dei big, andando quindi a scremare, a cercare aziende, azioni da metterci in watch list, da analizzare, quindi da monitorare, e quindi poi andare a costruirci effettivamente il nostro portafoglio. È estremamente semplice, come vedi ti può veramente aiutare a scremare in mezzo a quel mare di analisi, informazioni che ci sono là fuori, scremare, ottenere le aziende su cui ha più senso posizionarsi, e una volta che le hai ottenute, ecco che ti ci puoi andare a posizionare. Io ti ho mostrato come funziona Investing Pro e ti consiglio anche, una volta che ti sarai registrato, e qua sotto ti lascio il link con il codice DeMasiPro per ottenere uno sconto sulla registrazione, una volta registrato ti consiglio vivamente di andare a pasticciare un po', lavorarci e iniziare a prendere un po' di dimestichezza. Hai comunque tutto quello che ti serve a portata di click, e questo è un enorme salvatempo, come hai visto, perché veramente ti permette di risparmiare tonnellate di tempo. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, lascia like e iscriviti al canale se ti è piaciuto questo video. Usciranno tanti altri video molto più dettagliati in cui ti mostro nel mio portafoglio che cosa sto inserendo, che cosa sto togliendo, quindi come sto operando, ma anche tantissime altre strategie e tecniche e tutorial pratici che sicuramente ti aiuteranno nella tua operatività. Ti ringrazio per essere stato qui con me, un abbraccio, qua sotto il link di Investing, mi raccomando, a un prezzo utile elevatissimo, perché veramente ha un costo irrisorio rispetto a quello che è il tempo che ti può risparmiare e il potenziale valore in termini economici che può portare nel tuo portafoglio, perché se riesci ad analizzare più velocemente e hai accesso immediato e veloce alle informazioni, allora per forza di cose le tue performance andranno ad aumentare. E se vuoi investire come un pro, da oggi puoi farlo.